Bene ragazzi, bentornati. Cerchiamo di andare avanti e di concludere con la filosofia di Fichte. Abbiamo visto che lui semplifica in qualche modo la filosofia di Kant, sostenendo di dare la vera, autentica interpretazione della filosofia di Kant che Kant stesso non è riuscito a trovare, in base al principio fondamentale che è alla base di tutto dell'io, del pensiero che è anche un'azione che viene prima dell'essere, perché tutto è all'interno dell'io, tutto si basa nell'io, l'io ha quest'azione inconscia, creatrice, spirituale, che genera anche il suo opposto, cioè il non io. E poi abbiamo visto che del terzo principio io infinito e non io infinito si specificano in un io finito e in un non io finito. Ora è semplicemente sulla base dello scontro tra questi due principi, dell'interazione tra questi due principi io e non io, che si spiega sia l'azione morale sia l'azione reale. Azione morale, critica della ragion pratica; azione reale, critica della ragion pura. L'azione reale, come aveva detto Kant, è un essere nel mondo sensibile. L'azione morale è un essere nel mondo intelligibile. Essere trattino nel mondo intelligibile. Ok? Quindi vedete che la drammatica divisione tra fenomeno e noumeno nel mondo kantiano viene assolutamente unificata, d'accordo? Cioè l'essere nel mondo sensibile è semplicemente un grado diverso rispetto all'essere nel mondo intelligibile, perché c'è un aggancio, attenzione, tra i due mondi che è la libertà. La libertà, a differenza di quello che aveva scritto Kant, non riguarda soltanto il mondo noumenico, ma anche il mondo reale, d'accordo? Il mondo della natura, ok? Perché di fatto la libertà è alla base di tutto. E infatti io agisco sia nel mondo intelligibile come ente morale, sia nel mondo sensibile eh, come ente morale, sia nel mondo sensibile come ente materiale, d'accordo? Non c'è vera distinzione tra questi due mondi, mondo sensibile e mondo intelligibile, perché la libertà li unifica, la libertà è alla base di entrambi, d'accordo? Quindi ehm, secondo Fichte tutto viene dall'azione dell'io, l'abbiamo visto, l'io è attività, il non io è passività, d'accordo? E, in questo modo lui può spiegare, attenzione, ehm, ehm, in maniera idealistica sia l'attività conoscitiva sia l'attività morale, cioè pratica. Fate attenzione. Mm, Che cosa succede nell'attività conoscitiva? Abbiamo un io, ok? Abbiamo un io utilizzando quella che Kant chiamava l'immaginazione produttiva, dandogli una nuova collocazione. L'io, per via di un'immaginazione produttiva, che cosa fa? Crea in maniera inconscia gli oggetti, cioè il non io, cioè gli oggetti esterni, cioè la natura, ok? Questo quindi l'io è creativo. Per Kant l'io non era creativo, no? Ma anche la sensibilità e l'intelletto non erano creativi. Registravano, sia pure a priori, costituendoli a priori, gli oggetti e l'esperienza che erano indipendenti dalla mia mente, esistono indipendentemente dalla mia mente. Invece
Fichte interpreta la filosofia di Kant come idealismo. Il mio io produce la realtà che altrimenti non esisterebbe all'interno dell'io. Abbiamo visto l'io pone il non io, vi ricordate? Pone il non io, cioè la natura, pone il non io, cioè la natura, il suo opposto, però all'interno dell'io, perché non c'è niente che non sia all'interno dell'io. E quindi che succede? Che l'attività conoscitiva non è altro che l'io che pone, che crea il non io, cioè l'oggetto, in maniera del tutto idealistica. Cioè faccio un esempio, io ho questo tavolo di fronte, in realtà non ce l'ho di fronte prima che io lo crei. Io creo questo tavolo e nel contempo lo conosco, d'accordo? Cioè la conoscenza non è altro che un'attività idealistica creatrice, un'immaginazione produttiva, d'accordo? Un'immaginazione produttiva che crea letteralmente oggetti fuori di me che altrimenti non esisterebbero, d'accordo? Quindi io quando conosco questo tavolo non esiste realmente, questo tavolo come tutto il non io, gli oggetti, la natura, essendo l'opposizione dell'io, esistono solo all'interno dell'io, d'accordo? Quindi io quando conosco questo tavolo lo creo, ok? Lo creo. Quindi che cosa succede? Di fatto la freccia dovrebbe andare anche cioè nell'altra direzione. L'attività conoscitiva avviene quando l'io viene limitato dal non io, d'accordo? Cioè c'è il non io che limita l'io. Che significa? Io potrei conoscere l'infinito, però di fatto non conoscerei niente. Io ho il mio limite interno, l'opposizione interna, che mi limita, mi delimita. Io cerco di conoscere l'infinito, non ce la faccio perché il non io mi blocca la mia conoscenza. Ogni volta che mi blocca, io creo un oggetto esterno e nel contempo lo conosco. Non so, ho conoscenza di esso. Non so se è chiaro. L'io crea, ricordate che la teoria, ne abbiamo parlato, la teoria eh, di Novalis era molto simile. L'io crea in maniera inconscia, come attività inconscia, con la sua facoltà della immaginazione produttiva, crea il non io e crea in maniera inconscia gli oggetti. Questa attività in teoria è infinita, però in realtà si delimita continuamente, capite? Io ogni volta che espando questa attività creatrice dell'io, trovo un limite del non io che va a limitare l'io. Ogni volta che questa attività creatrice viene limitata dal non io creo e nello stesso tempo conosco l'oggetto, ma l'oggetto, questo tavolo, non esiste realmente al di fuori di me, esiste solo all'interno dell'io, d'accordo? Quindi la conoscenza è una conoscenza del tutto idealistica, un'attività infinita dell'io che viene continuamente delimitato dal non io e così produce gli oggetti che conosciamo. Noi vediamo gli oggetti, li interpretiamo sbagliando gli oggetti che conosciamo come esterni a noi, come se fossero davvero esistenti al di fuori di noi, autonomi rispetto al nostro io, perché abbiamo visto che questa produzione spirituale, idealistica dell'io è inconscia. Quindi noi non ci accorgiamo quando io vedo, conosco questo tavolo, non mi accorgo di averlo prodotto io in questo momento, d'accordo? Eh, e quindi questa è la spiegazione idealistica della conoscenza. Nella spiegazione idealistica della conoscenza, l'io viene continuamente delimitato dal non io che è al suo interno, d'accordo? L'io è delimitato dal non io, meglio, il non io delimita l'io. Questo è necessario. Se io non avessi questa opposizione all'io, io non conoscerei niente. Cioè la coscienza sarebbe priva di oggetti. Non conoscerei niente se la mia coscienza, capito, fosse espansione infinita e non trovasse un blocco. Quindi la stessa possibilità di conoscere e di creare idealisticamente gli oggetti è data dal fatto che la mia coscienza
viene continuamente limitata da un'opposizione interna, cioè dal non io. Quindi il non io necessario è l'oggetto idealisticamente prodotto dall'io. Se non ci fosse il non io che blocca continuamente questa attività espansiva creatrice dell'io, non ci sarebbe nessun tipo di conoscenza, non ci sarebbero gli oggetti, anche se gli oggetti esistono solo idealisticamente all'interno dell'io. Spero di essermi spiegato. La stessa cosa vale per l'attività morale, cioè lui spiega la conoscenza e la morale, capite, in maniera molto più semplice di Kant. Se nell'attività conoscitiva è il non io che limita l'io, nell'attività morale invece è l'io che delimita il non io. Questa attività produttrice dell'io perché diventa azione morale? Vorrebbe espandersi all'infinito, diventare una morale assoluta. Assolutamente questo non succede, d'accordo? L'io trova anche qui una limitazione del non io, ma a differenza dell'attività conoscitiva, non è il non io che limita l'io, è l'io che va a delimitare il non io. In che senso? Perché l'io trova al suo interno, nella sua azione morale, un urto, uno sforzo, dice Fichte, e l'io risponde con un controsforzo che delimita il non io. In che senso? Nel senso che lo allontana sempre di più. D'accordo? E così io esprimo la mia attività morale. Cioè la mia attività morale è praticamente si espande, io sono più morale più in cui mi espando, perché l'io incontra il non io, lo delimita in che modo? Dicendogli scusa, fatti più in là. E c'è, ho capito, immaginando una retta di espansione si aggiunge un segmento. Poi se io riesco a essere ancora più morale, spingo ancora più in là il non io. Cioè io spingo sempre in avanti i limiti del non io, ma non posso toglierlo, capite? Non posso superarlo continuamente, perché altrimenti diventerei una moralità assoluta. Capite? L'io è come una retta che guadagna ogni volta un pezzettino, un segmento. Io sono tanto più morale quanto più limito il non io, lo delimito nel senso che lo sposto sempre più in là. Cioè l'io allontana sempre più i limiti del non io. Così io esprimo la mia libertà alla base della legge morale. Allontanare incessantemente i limiti del non io significa essere liberi. Io posso allontanare continuamente il non io ed essere sempre più morale perché l'io è attività, d'accordo? È attività che quindi respinge sempre più in là la passività del non io, ovvero del suo limite intrinseco. Come nell'attività conoscitiva, io non posso togliere la mia opposizione, non posso togliere completamente il non io, perché togliere completamente il non io significherebbe tendere alla perfezione, avere una libertà infinita, una moralità infinita, e questo assolutamente non è possibile, capite? Quindi nell'attività conoscitiva io creo e conosco incessantemente, vengo limitato dal non io e il non io è ogni oggetto che conosco. Nell'attività morale è il contrario, cioè non è l'io che viene delimitato dal non io, d'accordo? È l'io che delimita il non io, spingendolo sempre più avanti, cioè allontanando il limite, spingendolo sempre più avanti e quindi espandendosi sempre di più come azione morale. Non possiamo però togliere definitivamente, lo posso sempre spostare, aggiungere un segmento, no? Una retta che tende all'infinito, ma non che arriva mai all'infinito, perché altrimenti sarebbe libertà infinita, perfezione, moralità infinita. Vedete, faccio una parentesi, che Fichte permane comunque interno alla mentalità dei romantici. Ricordate che i romantici dicevano che si tende all'infinito ma non si riesce mai a raggiungerlo, a conoscerlo, a coglierlo. E proprio in Fichte è così. Cioè l'io c'ha sempre questo maledetto non io che lo limita.
Però questa limitazione è necessaria, altrimenti non si avrebbe conoscenza. Se non ci fosse il non io non creerei e non conoscerei nessun oggetto, ma non ci sarebbe neanche morale, perché la morale è necessariamente il controsforzo, il controurto rispetto al non io che trovo. L'attività deve spostare sempre più in là la necessità, la passività, d'accordo? Quindi questa è la spiegazione, vedete, incredibilmente semplice, se vogliamo, sia a differenza di Kant, sia dell'attività conoscitiva, critica ragion pura, sia dell'attività morale, pratica, critica della ragion pratica, che vengono spiegate, capite, in base all'urto e allo scontro sempre degli stessi due principi, cioè l'io e il non io. Qual è un corollario, un'inevitabile conseguenza di quello che abbiamo detto? L'io è attività, il non io è passività, l'abbiamo detto tante volte. L'io è azione, il non io è mancanza di azione. L'io è dinamismo, il non io è staticità, passività. Quindi vuol dire che in realtà quando io sono morale cosa faccio? Agisco, no? Spingo sempre. Quando io sono immorale cosa faccio? Invece non agisco, no? In qualche modo mi riduco a non io. Cioè, di fatto il vizio che cos'è? È l'inattività, è l'inerzia, è la pigrizia, è il vizio da cui derivano anche tutti gli altri vizi. Perché, capite, l'inattività, la passività, la pigrizia sono tipici del non io. E quindi cosa fanno? Fanno rimanere l'uomo a livello di non io, di passività, di cosa, di oggetto naturale, di natura che per Fichte è morta la natura, mentre solo l'io, non la natura, è attiva, è viva, è vitale, si espande, ha un'attività spirituale, d'accordo? Ha un'attività. Quindi praticamente la morale corrisponde all'azione, all'essere attivo. Il vizio, la mancanza di morale corrisponde all'inazione, all'essere passivo, all'essere pigro e quindi di fatto è l'uomo che agisce che è l'uomo morale. Ok? Cosa dice anche Fichte? Fichte non resta a livello astratto, vede anche i singoli io empirici nella società, nella dimensione politica. Infatti, l'uomo realizza il suo compito morale, dice Fichte, non solo quando cioè, astrattamente agisce, allontana la passività e così via, l'uomo realizza il suo compito morale in società, cioè l'uomo realmente uomo se entra in relazione con gli altri uomini. Ci sono delle molteplicità di ideali e quindi c'è anche un conflitto tra ideali diversi. Nella vita sociale o nella vita economica o anche nelle relazioni tra gli stati, non solo tra gli individui, c'è un conflitto, qualcuno vince e qualcuno perde. Qual è l'idea di Fichte? Che chi vince è sempre il migliore, cioè è sempre colui che è più morale che vince e quello che è meno morale perde, d'accordo? Perché questo? Cioè, in realtà uno potrebbe dire: ma io sono morale, ma ingiustamente perdo da un vizioso. Secondo Fichte non è così, lui ha una visione, come dire, finalistica e ottimistica della realtà, perché Dio, forse l'abbiamo anticipato già, non è altro che l'ordine morale del mondo. Vi ricordate? Dio non è, almeno nella prima edizione della dottrina della scienza, Dio non è altro che l'ordine morale del mondo, cioè garantisce che tutte le cose vadano in base a un fine, cioè che vinca, sempre prevalga il più morale, d'accordo? Il migliore moralmente. Questa è un'idea che, capite, dal punto di vista politico può essere anche pericolosa, perché è un giustificazionismo di tutto quello che esiste nella vita economica, nella vita sociale, ma anche, non so, nel conflitto tra stati. Secondo Fichte esiste un ordine morale del mondo
che è Dio, che fa in modo che chi vinca sia sempre quello che è più morale. Quindi chi vince è sempre giustificato, doveva vincere, non poteva non vincere, perché c'è un ordine, una regola, le cose non vanno a caso nella società, nella politica, nella storia, c'è un Dio che si identifica con l'ordine morale del mondo, c'è un Dio che garantisce l'ordine morale del mondo, cioè garantisce che chi prevale è sempre migliore di chi viene sconfitto, d'accordo? Nell'opera sulla missione del dotto, diciamo altre idee di Fichte, l'idea del dotto, no? Il dotto non quello dei sette nani, no? Dotto nel senso l'intellettuale, la persona colta, l'uomo di cultura, d'accordo? Il dotto. Il dotto lui dice che ha una missione tra gli uomini, deve essere moralmente migliore, l'uomo di cultura deve essere un esempio, deve essere attività, non passività, deve promuovere con la sua attività e il suo esempio il progresso dell'umanità. Quindi il dotto, l'uomo di cultura, l'intellettuale, deve spronare l'umanità a migliorare con la sua attività. Forse Fichte dà all'intellettuale un ruolo forse eccessivo, forse non tanto realistico, però insomma lui ci crede. Lui parla anche del diritto dello Stato, attenzione, c'è una molteplicità degli uomini con interessi diversi, non sempre però ci si scontra, uno vince, uno perde. Si può anche creare uno Stato, d'accordo, il diritto, cioè lo Stato non elimina il conflitto, né tantomeno il conflitto degli Stati, c'è sempre uno scontro, un vincente e un perdente, però comunque all'interno dello Stato si può armonizzare l'interesse di ciascun uomo e quindi sorge il diritto. Quindi qui Fichte esprime delle idee invece liberali, apprezzabili, secondo alcuni anche socialiste. Il diritto fondamentale è il diritto alla libertà, quindi lo Stato deve garantire la libertà e può limitarla soltanto quando la libertà va a limitare la libertà dell'altro, cioè ognuno deve limitare la propria libertà con il riconoscimento della libertà altrui e le leggi dello Stato devono fare questo. Naturalmente è un principio assolutamente liberale. Come un principio liberale il diritto alla proprietà dice che tra i diritti fondamentali c'è il diritto alla libertà, ma anche il diritto alla proprietà, che quindi deve essere garantito dallo Stato. Quindi c'è una base di pensiero politico di Fichte che è di tipo liberale, diciamo capitalistico. Addirittura Fichte dice che lo Stato nasce da un contratto sociale, d'accordo? Quindi c'è anche il consenso, la sovranità dei governati alla base dello Stato. Poi Fichte esprime anche delle idee che molti considerano anche socialiste, soprattutto nell'opera Lo Stato commerciale chiuso. Lui dice che lo Stato deve garantire il diritto a tutti, quindi ok, libertà, proprietà, capitalismo, però lo Stato deve intervenire per garantire il lavoro anche ai più deboli o comunque per evitare che ci siano disoccupati. Questo, se capite bene, corrisponde proprio alla base delle idee di Nietzsche, no? Ricordate che chi non lavora, no, per esempio il disoccupato, il povero, il parassita, è immorale, no? Ricordate perché la moralità sta nell'azione, nell'agire, quindi anche nel lavoro. Quindi chi non lavora, cioè il povero, il parassita, ma anche per esempio il ricco che vuole vivere di rendita, vuol dire che queste persone sono viziose, perché invece dell'azione sono portate alla passività e lo Stato non lo può accettare, quindi lo Stato in questo caso deve essere, non dico socialista, ma interventista. Non può lo Stato accettare che qualcuno non lavori, sia perché sia disoccupato, povero, cioè si è disoccupato, non trova un lavoro, sia perché magari è ricchissimo e vive di rendita. No, lo Stato deve favorire la morale, l'azione.
La passività, la mancanza di lavoro invece è vizio, quindi lo Stato deve garantire a tutti un lavoro, deve fare in modo che tutti abbiano un lavoro e impedire che vi siano persone che vivano senza lavorare. Per fare questo lo Stato può anche chiudersi in maniera protezionistica, no? Lo Stato commerciale chiuso può chiudere le frontiere, mettere dei dazi per assicurare prima di tutto il lavoro e la prosperità al proprio interno. Abbiamo visto che Nietzsche, che Fichte, dopo essere stato un po' dimenticato, ritorna in auge con i controversi discorsi alla nazione tedesca. I discorsi alla nazione tedesca sono stati accusati di nazionalismo esasperato, se non di razzismo. Purtroppo i discorsi alla nazione tedesca di Nietzsche saranno strumentalizzati dai nazisti sarà proprio uno dei libri preferiti di Hitler, i discorsi alla nazione tedesca. Che cosa dice? Fichte dice che i tedeschi sono superiori, si dice che i tedeschi sono superiori agli altri popoli, però lui non ha un'idea di razza, cioè non dice, capite, che i tedeschi sono superiori geneticamente, biologicamente. Lui fa un discorso culturale, dice che vedendo anche la storia, il carattere che si è sviluppato nella nazione tedesca, possiamo dire che i tedeschi siano superiori. Nietzsche, scusate, Fichte però non dice mica che i tedeschi debbano sterminare altri popoli o essere aggressivi o imperialisti o conquistare territori, attenzione, non dice questo. Dice che i tedeschi anzi hanno una responsabilità e una missione per salvare il mondo, addirittura lui dice che i tedeschi devono imporsi a livello culturale, devono fare in modo da salvare la civiltà, e se i tedeschi saranno sconfitti, se lo spirito tedesco declina invece di affermarsi, se la cultura tedesca invece di affermarsi in tutto il mondo si estingue, addirittura per lui tutta l'umanità, la nostra civiltà sarà distrutta. Quindi o si afferma la cultura tedesca, lo spirito tedesco anche negli altri paesi. Fichte non sta parlando di invasione, di occupazione, di sterminio di altri popoli, sta parlando di una superiorità culturale che deve essere, affermarsi in tutto il mondo. Addirittura lui dice che se non sarà così, la società, la società occidentale, la nostra civiltà crollerà. Quindi c'è una missione proprio della nazione tedesca. I tedeschi sono superiori. Guardate che nell'epoca del nazionalismo queste cose possono essere anche comprese, dico giustificate, per via della frustrazione di un popolo che, esattamente come il popolo italiano, era considerato un popolo arretrato, quello tedesco, un popolo che non si era ancora unito, diviso in tanti stati e staterelli. Se guardate anche alla filosofia del risorgimento italiano, per esempio un Gioberti, no, che scrive il primato civile e morale degli italiani, queste tendenze a considerare il proprio popolo superiore, ad avere una specificità nei confronti degli altri popoli, è anche un modo, in qualche modo, per giustificare eh, l'unità nazionale, il risorgere, no? Per giustificare l'idea che il proprio popolo debba migliorare rispetto alla situazione dell'epoca. Quindi però comunque è fortemente nazionalistico, dice che i tedeschi sono superiori agli altri popoli per vari motivi. Ve ne dico due o tre. La lingua. La lingua tedesca è superiore rispetto alle altre lingue, questo lo pensavano moltissimi, lo penserà Hegel, lo penserà Heidegger nel Novecento. Hegel dirà che la lingua tedesca è l'unica insieme al greco antico che può esprimere davvero i concetti filosofici, l'unica lingua in cui si può pensare, ragionare filosoficamente tra le lingue moderne, e l'unica altra era il greco antico. Perché? Perché, secondo Fichte, la lingua tedesca non è mai cambiata, quindi la lingua tedesca esprime un'unità di popolo
non è mai degenerata. Il tedesco somiglia al greco più di tante lingue moderne ed è così, il tedesco somiglia fortemente al greco molto più di altre lingue moderne, quindi il tedesco, a differenza di altre lingue, anche lingue germaniche, non è degenerato, non si è semplificato, non è degenerato, non è stato contaminato da lingue straniere. Lo sapete, il tedesco ha poche parole neolatine perché a differenza dell'inglese o di altre lingue non è stato occupato dai romani e così via, non è stato invaso dai francesi normanni che hanno introdotto in inglese tante parole francesi e quindi comunque latine. Quindi la lingua da 3000 anni, dice Fichte, è sempre uguale, magari esagera, e quindi vuol dire che il popolo tedesco ha una compattezza, una fedeltà ai valori originali del proprio popolo che altri popoli non hanno, perché hanno pervertito, semplificato o imbastardito la propria lingua con le lingue degli altri, mentre invece la lingua tedesca ha resistito. E questo significa che il popolo tedesco è superiore. E poi, sempre il fatto della lingua, la lingua tedesca, a differenza di altre lingue, è sempre stata identica tra elite e popolo. Ricordate che, per esempio, nel caso della lingua italiana non è assolutamente così. Il volgare italiano è una lingua artificiale non parlata dalle classi popolari. Invece Fichte dice, da noi, aristocratici, intellettuali, uomini di cultura, ma anche popolo, parlano la stessa lingua. Quindi questo testimonia la coesione interna del popolo tedesco che non si è mai differenziato nelle cose fondamentali e all'unisono venera gli stessi, condivide gli stessi valori. Non c'è stata una separazione tra classi dominanti e classi subalterne, perché tutti parlano la stessa lingua. Altra cosa per cui dice che i tedeschi sono superiori, i tedeschi non emigrano, dice Fichte, mentre altri popoli alla prima difficoltà vanno a, emigrano, si spostano, prendono la nazionalità di un altro popolo, il tedesco non lo fa. Il tedesco non emigra, semmai accoglie immigrati, cosa che Fichte comunque considera legittima, ma non emigra. E quindi vuol dire che è superiore, d'accordo? Che ha un contatto con la terra, che ha, diciamo, un'idea di patria, di relazione con la sua terra che lo rende superiore agli altri popoli. Diciamo, queste sono alcune delle idee con cui Fichte fonda la superiorità del popolo tedesco. Vogliamo dire qualcosa sulle successive evoluzioni del pensiero di Fichte? Fichte riscrive, abbiamo detto, 1000 volte la dottrina della scienza, la Repubblica numerose volte, e ogni volta è profondamente cambiata. Non solo, poi sono stati trovati dei manoscritti inediti, pubblicati postumi, con altre riscritture della dottrina della scienza. La sua opera maggiore diventa un'ossessione, lui la riscrive continuamente e ogni volta c'è qualcosa di nuovo. E quel qualcosa di nuovo riguarda il significato di assoluto che, ricordate, inizialmente non era chiaro nella filosofia che io vi ho spiegato di Fichte. L'assoluto e l'io non era del tutto chiaro. Eh, Fichte che cosa fa? Nelle successive redazioni di riscritture della dottrina della scienza, lui porta avanti un approfondimento metafisico e mistico-religioso. Tutti questi romantici, l'abbiamo visto, man mano a mano che vanno avanti negli anni, diventano religiosi, e lui dà un ruolo sempre più importante all'assoluto e alla fine lo identifica con Dio. Ricordate che all'inizio, nella prima versione, quella che vi ho espresso della dottrina della scienza, Dio corrispondeva con l'ordine morale del mondo, no? Invece pian piano Nietzsche trasforma Dio, scusate ho sbagliato, pian piano Fichte trasforma Dio in qualcosa di molto più dell'ordine morale del mondo, d'accordo? Lui per esempio dice che
ci sono sapere ed essere che vengono scissi solo nella coscienza, ma al di fuori della coscienza, se no non ci sarebbe la coscienza, sapere ed essere formano un'unità e questa unità corrisponde a Dio. Sapere ed essere, le due modalità con cui funziona la coscienza umana, si dividono solo nella coscienza, ma al di fuori finiscono per essere identificati con Dio, una cosa che ovviamente Fichte in precedenza non aveva assolutamente detto. In un'altra riscrittura della dottrina della scienza dice che il sapere è l'immagine o schema di Dio. Il sapere è l'immagine di Dio, è lo schema di Dio, d'accordo? Dio che è uno, immutabile e così via. In un'altra opera, Introduzione alla vita beata del 1806, addirittura Fichte arriva a dire che non è l'uomo che agisce, ma è Dio che agisce attraverso l'uomo. L'uomo non agisce veramente, è Dio che agisce al suo posto attraverso di lui. Quindi arriva ad un panteismo metafisico che prima non esisteva in Fichte, d'accordo? Abbiamo quindi queste riscritture, questo approfondimento metafisico man mano che Fichte va avanti nella sua vita, nei suoi scritti, mettono sempre più in evidenza l'assoluto, mettono sempre più in evidenza Dio, danno sempre più importanza a Dio. Questa, diciamo, seconda fase in cui Fichte modifica le sue idee è poco importante perché non ebbe alcun effetto sui suoi contemporanei e anche sul futuro, diciamo, della filosofia. Cioè, queste riscritture della dottrina della scienza di Fichte o queste altre opere, La vita beata, non ebbero grosso successo. Abbiamo visto Fichte era già stato un po' dimenticato, il nuovo astro dell'idealismo era Schelling. Quindi per i contemporanei, per i romantici, ma così anche per le generazioni successive, Fichte è rimasto sempre quello della prima versione della dottrina della scienza, quella del 1794. Le altre versioni o le altre opere in cui lui ha modificato le sue idee in senso mistico-religioso non hanno avuto praticamente alcun impatto né sui suoi contemporanei né nelle generazioni successive. Quindi poi il loro valore è relativo. Bisogna considerare che Fichte, un po' come tutti gli idealisti, un po' come Schelling, un po' come Hegel, ma forse Fichte è peggio degli altri, scrive in maniera molto molto difficile, è un filosofo arduo, difficile da interpretare. Man mano che va avanti Fichte esprime una filosofia a tratti oscura che ha reso molto perplessi anche i più accaniti critici studiosi di Fichte, una filosofia veramente a tratti oscura, incomprensibile. Quindi magari non è il caso di insistere più di tanto sul secondo Nietzsche, sull'evoluzione della filosofia di base del secondo, scusate, del secondo Fichte, sull'evoluzione della filosofia di base dell'idealismo di Fichte, d'accordo? Spero di aver spiegato Fichte in maniera chiara. Guardate, è difficile anche per me. Fichte è un autore difficile, un autore complesso. Abbiamo visto che anche sugli aspetti più importanti dà adito a differenti interpretazioni. Spiegare tutto nel dettaglio non ha senso, non lo fanno neanche i manuali scolastici. E poi appunto si entra in alcune questioni molto difficoltose, quindi io vi ho spiegato le cose più importanti di Fichte cercando di metterle in un ordine, diciamo in un ordine chiaro, cercando di divulgarle in maniera comprensibile. Quindi abbiamo terminato con Fichte
E la prossima lezione passiamo al secondo idealista della triade Fichte, Schelling, Hegel, ovvero Schelling. La filosofia di Fichte viene chiamata anche idealismo soggettivo, no? Perché l'attività creatrice, viene dall'io, o anche idealismo etico. Invece l'idealismo di Schelling verrà chiamato idealismo oggettivo, vedremo perché, ma anche idealismo estetico, e spiegheremo perché. Grazie, arrivederci.